Buon pomeriggio a tutti. Ok, inizia a esserci qualcuno. Buon pomeriggio, scusatemi, sto cercando di inserire Lien nella live appena ci riesco, quindi datemi un secondo così intanto aspettiamo che si connettano un po' di persone. Ce la posso fare, abbiate fiducia in me. Ok, non capisco perché non riesco a trovarla, ma ci riprovo, eh. Ok, dovrei avercela fatta, quindi ora se la cotton... There Hi. you are! Hi! Hi. How are you? I'm good, thank you. Great. Okay, I'm just waiting for, people to connect. So just a few seconds. And I'm going to talk a little bit in Italian now. Is that okay? Great, okay. Ok, stiamo diventando numerosi, il che è fantastico, quindi buon pomeriggio a tutti e grazie per la partecipazione. Mentre aspettiamo che continuate a connettervi, mi presento per chi non mi conosce. Sono Chiara Cavini, sono la caporedattrice della Queen Edizioni. Oltre a svolgere vari lavori, faccio anche da traduttrice e ho avuto il piacere di tradurre le serie Rickshaw Riders e Verona Legacy di Lien. Lei non ha bisogno di presentazioni perché so assolutamente che la conoscete e l'amate. Comunque, Lien Cotton, autrice bestseller internazionale. Sono sicura che tutti avete letto la serie Rickshaw Riders e che ve ne siete assolutamente innamorati. Resterà con noi per la prossima mezz'ora e funzionerà così. Voi potete fare tutte le domande che volete e io le tradurrò in inglese, ok? E poi ritradurrò la risposta della Cotton in italiano. Vi chiedo già scusa in anticipo per il mio inglese, ma non lo parlo da tipo secoli, quindi è molto arrugginito, quindi scusatemi. Vi ricordo anche che tutti quelli che partecipano e fanno domande avranno la possibilità di vincere una copia cartacea del nuovo libro di Lien, Il principe di cuori, perché fra tutti i partecipanti noi sceglieremo un vincitore che vincerà il cartaceo. Quindi, se ci siamo, potete anche iniziare con le domande. Okay, sorry, I just, introduced us a little bit. So now we can wait for some questions. Hopefully they will come. I hope so. And then I'll translate. Um, Posso iniziare io, se volete. Um, Vorrei chiedere alla Cotton, per esempio, so che tutti conoscete la serie Dixon Riders e che tutti l'avete amata, quindi vorrei sapere quale tra i tre protagonisti maschili Lien preferisce, ok? I wanted to ask you, which one of the Rickson boys do you love the most? You know, are you team Cam, Jace, or Ash? Oh, that's so hard. Probably Team Cam. Cam, really? Yeah, because I think he was the first Rickson Raider, and his story just flew out of me. It just came out. Right. Ok, quindi Lien dice di essere Team Cameron perché la sua storia le è venuta fuori in modo spontaneo, cioè la loro storia, quella di Cam e Hailey, e quindi sì, lei preferisce fra tutti e tre Cam. I'll just check the questions here. Um, okay, so the first question here is, oh God. Oh, when did your passion for writing start? Quando è nata l'amore per la scrittura? So I've been writing for 6 years, Right? and I was always a reader first, Mm-hmm. and loved reading. And then I was going through quite a hard time in my life Right. and reading too much, really. So I started to think whether I could channel that into writing. And
I just started a story just for me, really, and it just spiraled. And did you publish it? Yes, it's my first one. It's called Fate's Love. Right. Ok, la passione per la scrittura di Liane è nata circa 6 anni fa, stava attraversando un periodo difficile della sua vita e leggeva tantissimo e ha deciso di provare a incanalare questa cosa nella scrittura e questo l'ha portata a pubblicare il suo primo libro. Um, where do you find the inspiration for the characters of your books? Sometimes it's music, so Right. I playlist for every book that I write, and music really inspires me. Okay. Sometimes it might be something that happens or something that I see, and it just kind of gives me that idea, and then I just build it. But usually it's one character, and then I build the story around that one character. Okay, that's nice. La sua ispirazione solitamente nasce dalla musica, ma può essere qualunque cosa che sente, sia di musica o che sente dire, e solitamente immagina per primo un personaggio e poi da quel personaggio costruisce attorno tutta la storia. So, was Cam the first character you imagined? Out of that series, yes, Yeah, yeah. yeah. No, he was the kind of the inspiration for that whole series. Right. Quindi Cameron è stato quello che ha dato l'ispirazione per tutta la serie dei Rickshaw Riders, quindi ringraziatelo. Um, come è nata la serie Verona Legacy? How did the Verona Legacy series started? So I've always wanted to write a Romeo and Juliet retelling. I'm a huge Shakespeare fan. Romeo and Juliet was always my favourite Shakespeare play. And I just wanted to write something a little bit different to kind of the sports romance and the high school angsty tales that I tend to write. And I saw the picture that's on the front cover of the English version, Mhm. and it just kind of inspired Piccolo, and then it just grew. Right. Ok, la serie Verona Legacy è nata, vabbè, immagino che lo sappiate, che è una rivisitazione moderna di Romeo e Giulietta ed è nata quando ha visto la copertina della versione inglese di Romeo e Giulietta, l'ha rivista per caso e da lì le è nata tutta la storia. Scusate, ho saltato un commento. Ok, qual è stato il commento che ti ha colpita di più? Has anyone ever said to you something that got stuck to you? You know, like it was really important for you. I did not comment about stories or your works. Not so much a living person, but I like a lot of inspirational quotes from famous people. So there's a famous Audrey Hepburn quote that says, "Nothing's impossible, it's I'm possible." And I just like the idea of always reach for our dreams. So I find a lot of inspiration kind of the past and what we've learned from that. Quindi dice, non c'è un commento in particolare di una persona effettiva che ha conosciuto che l'ha colpita maggiormente, però di solito si fa aiutare moltissimo dalle citazioni ispirazionali di personaggi famosi, cose tipo segui sempre il tuo sogno e queste cose del genere. Scusatemi se salto le domande, giuro che ci sto provando, ma state commentando in tantissimi. Provo a ritornare all'inizio, eh? Ok, allora. Ok, Elisabetta chiedeva se vogliamo portare in Italia tutti i suoi libri. So people are asking if we are going to translate all of your books. So I'm just gonna tell about the exclusive, rights contract. Con Liane abbiamo firmato un contratto di esclusiva, quindi la risposta è che sì, porteremo effettivamente in Italia i suoi libri perché li tradurremo, quindi magari non arriveranno subito, ma arriveranno, quindi potete stringere i denti e prima o poi li leggerete tutti.
Ah, ok, quando hai cominciato a scrivere 6 anni fa, come ha avuto inizio la passione per la scrittura? Ho risposto. È fastidioso perché ogni volta che scorro su e poi commentate mi ritorna in fondo, non so come mai, quindi devo ogni volta ritornare su in cima. This is more difficult than I thought. Help. Am I still my battery? Right there. Yeah, I'm trying to read all of the comments, but it's crazy. Okay, I'm sorry, I'll just do the questions that I can actually read. So, um, le sto per chiedere qual è il suo libro preferito. Ho visto che qualcuno l'ha commentato, ma non riesco a ritrovarlo, quindi perdonatemi. What's your favorite book? Oh, that's really hard. A favorite book from another author? Yeah, I think so. You can say both, like yours and from another author. Yeah. My favorite book. I'm a huge reader of other indie authors, so I read mainly all indie books now. Mhm. Called Tijan. And probably her Broken and Screwed series is one that I can reread again and again. And what's one of my favourite books? Just looking at my shelf. I think probably Loyalty and Lies, which is the first Chastity Falls book, just because it's my third written and published Right. book. But it was the first book that I kind of felt that I really found myself as a writer, and I was writing the kind of things that I want to write. And I think I pushed the boundaries a little bit more. Right. Sorry, how is that called again? Loyalty and Lies. Right. So The Chastity Falls, ok. Quindi il libro preferito di un altro scrittore è, scusate, mi sono persa il nome dell'autrice, ma è una serie che si chiama Again and Again, mentre il suo libro preferito, scritto da lei in quanto autrice, è il primo volume della serie Chastity Falls, che noi qui in edizioni porteremo in libreria a partire dal prossimo anno, quindi potrete leggerlo se siete curiosi. So people are asking, oh sorry, I'll say it in Italian first. Cosa ci dobbiamo aspettare con Principe di Cuori Re di Anime? What do people have to expect about Prince of Hearts and King of Souls? I think it's probably the darkest book that I've written. It's not it won't be as dark romance readers expect. So it's not super dark, but it's dark for my kind of writing. And it's super emotional, it's really angsty, and it's just a love story about two characters that are supposed to be together, but were never supposed to be together. And I just think it's a really beautiful story, and I hope you all enjoy it. Yeah, ok. Allora, la serie Verona Legacy è la serie più dark che lei abbia mai scritto. Non è molto dark per le persone che sono abituate effettivamente a leggere i romanzi dark, ma lei è appunto la cosa più dark, più cupa che abbia mai scritto, ma c'è tantissimo amore perché ovviamente parla di due personaggi che dovrebbero stare insieme, ma conoscete tutti la storia di Romeo e Giulietta, quindi potete immaginare che la cosa non sarà così facile. Ok, quindi c'è Paolo che chiede se ci saranno altri dei Rickson Riders di Cameron e Haley, suppongo, o in generale, comunque glielo chiedo. There's a person here asking if they will read again about Cam and Haley. So I guess this is a good time to tell it. You want to say something? Yeah, so in The Endgame Is You, which is the series epilogue for Ricks and Raiders, you'll get to read about each couple in college. So they'll each get a very small story, and then at the end it ties it all together. And I cried like a lot. Anyway, ok, sì, potrete leggere ancora di Hailey e di Cam, ma anche di Jace e di Felicity e anche di Ash e Mia, perché uscirà a novembre il libro Il mio traguardo sei tu, che è una sorta di epilogo su tutte e tre le coppie.
quindi potrete rileggere di tutti quanti e vi consiglio di leggerlo perché è incredibile, è veramente fantastico. Quale emozione hai provato con le lettrici italiane? Ok, so how did you feel or how do you feel about Italian readers? I've been overwhelmed really with the support and enthusiasm for my books. It's obviously writing is all about telling the story, but it's also about entertaining readers. So having you all so enthusiastic and so eager to read more is brilliant. It's really lovely. Dice che i lettori italiani sono fantastici, che sono pieni di entusiasmo, che la supportano tantissimo e che questo la fa stare un sacco bene. Quindi ottimo lavoro, continuate così, così continuerà a scrivere ancora di più e voi potrete leggere un sacco. Cosa ti ha spinto a scrivere una storia ispirata a Romeo e Giulietta? Okay, I think you already answered this, but why did you decide to write something about Romeo and Juliet? Yeah, it's just always been it's been my favorite Shakespeare play since I studied it at high school, and I had a slightly different story in my head that would have been a Romeo and Juliet retelling, but then I just got thinking about I just wanted to kind of test myself a little bit more as a writer and push myself a little bit further, so I wanted to still keep it kind of college aged with all that kind of first love and angst, but take it in a little bit more of a darker. Quindi Romeo e Giulietta è sempre stata la sua tragedia di Shakespeare preferita e voleva lei stessa mettersi in gioco come scrittrice, quindi ha deciso di provare a fare questa storia, ma di farla ambientata al college, in modo che potesse essere leggermente più adulta e insomma non solo appunto il primo amore del liceo, ma una cosa anche più matura e quindi di conseguenza un minimo più cupa. Ok, quando è nata la passione della scrittura abbiamo risposto 6 anni prima. L'ispirazione l'abbiamo detto, come è nata, quindi cosa ci siamo. Ok, come ti è venuta in mente la storia dei Rickshaw Riders? So, how did you think about the Rickshaw Riders series? Like, how did it start? So I knew I wanted to write a football romance, and I wanted it to be a true sports romance. So I didn't want it just to have the guy playing football. I wanted to really dig deep and make it about the football. America, there's a series called Friday Night Lights, which I imagine is worldwide, and I watched a lot of and fell in love with Tim Riggins, and he was a huge inspiration actually for Jason. So it kind of, I had the idea of wanting to write sports romance, and then I kind of built my research and thoughts around that and moved it forward. Quindi Liana ha sempre avuto il desiderio di scrivere uno sport romance sul football, ma non voleva che fosse la classica storia superficiale in cui appunto gira tutto solo intorno al football, voleva scavare un po' più a fondo nell'animo dei personaggi. Quindi questo ovviamente l'ha spinta. E poi una delle sue serie TV preferite è Friday Night Live. Io non so se lo conoscete perché non sono sicura al 100% che ci sia in Italia, ma potrei sbagliarmi. E uno dei protagonisti di questa serie TV è stata l'ispirazione per Jason. Voglio leggere la serie dei figli. Ok, so here they want to read the new generation of Rickshaw Riders. Are they coming or not? Next year I will publish the spin-off series to the Rickshaw Raiders, which will be Next Generation, which means it will be about their children. Yeah. And at the minute I have 5 books planned. I'm not going to say anything more because I haven't decided all the details yet, but they will be coming. Ok. Ci saranno dei libri. Esattamente ce ne saranno 5 libri sulle nuove generazioni dei Rickshaw Riders, ovvero sui figli delle 3 coppie. Attualmente ne ha ideati solo 5 e non di più, perché insomma, già fare la trama di 5 libri mi sembra sufficiente, ma la conosciamo, quindi è comunque probabile che prima o poi ne arrivino anche altri. Io voglio sapere cosa le ha ispirato la storia di Jason e Felicity e cosa hanno di lei. Oh,
Questa è una domanda interessante. So people are asking, how did you think, how did you thought, sorry, about Jay's and Felicity's stories, and if there's something of you inside of them? Um, well, I think there's always a little bit of you or your experiences in everything that you write. Obviously, I'm not my characters. I think you draw on your experiences and the people around you. Jason, obviously, in the first book is just you can't help but hate him. It's just. But I've always loved it, like always. You know it. Well, I love a redeemed bad boy, and I think Felicity was the right kind of sassy girl to kind of whip him into shape, really. So I really let my characters lead. I don't plot. I just write, I just go with it. So I let them tell the story, and that was their story. Quindi la storia di Jason e Felicity è nata perché lei adora le storie dei bad boys che poi diventano, insomma, si redimono, e dice che c'è sicuramente qualcosa di lei in ogni personaggio, ma lei non è i personaggi di cui scrive. Quindi ognuno ha qualcosa di sé, ognuno ha un minimo di cose di cui lei ha fatto esperienza o comunque che ha provato, ma lei non è i personaggi di cui scrive. Ok, il fattore di ispirarsi ai personaggi, qua c'è scritto ti sei ispirata a qualcuno per i tuoi personaggi? Direi che lo abbiamo già stabilito sia con Jason che con quelli di Verona Legacy, quindi vado avanti. Ok, yeah, you kind of already answered this, but I'll say it in Italian first, sorry. Quando inizi a scrivere una nuova storia, conosci già il suo epilogo? So, do you already know how is the ending of every story you have to write? No, I don't plan ends. Perché, sorry. The characters, I usually know the two main characters. I start writing the first few lines, and then I just let them tell their story. That's just how my process goes. Mm-hmm. Liane non scrive quasi mai le scalette o le trame dei propri libri. Lei scrive giusto le prime frasi dei suoi personaggi e poi sono i suoi personaggi a condurre la storia. Quindi lei li fa arrivare dove devono arrivare. Quindi no, lei non sa mai come vanno a finire le proprie storie. Quale sarà il suo prossimo libro in uscita in America? Giusto per chiarezza, Liane non è americana, ma è inglese, giusto se vi interessava sapere una curiosità su di lei. Which one will be your next book released in England? In England, it will be The Endgame is You. Quindi sarà Il mio traguardo sei tu, quello, l'epilogo dei Rickshaw Riders. Ok, hai mai pensato a un romance fantasy? Have you ever thought about writing fantasy romance? So I do have another pen name, and Oh, really? right. She's kind of retired. I did write paranormal and fantasy under a different pen name, but it was very much a passion project, and eventually I kind of had to make better business decisions, and LA Cotton is the that allows me to write full time, so she kind of precedent. But I do have a backlist of reverse harem, young adult paranormal romance. I'm just looking at my shelf. About 10 titles under a different pen name. Yeah. Wow. Okay. Oh, good. Okay. Sorry, no, I'm just like awestruck, like really. Liane, oltre a pubblicare con il proprio nome, ha anche un nome di penna, quindi vabbè, avete capito, scusate, non mi viene in questo momento l'equivalente italiano, con cui ha pubblicato altri libri. Tra questi altri libri c'era anche un paranormale, però diciamo, questo alias che l'ha dovuto, dice, mandare in pensione perché attualmente ha dovuto prendere delle scelte anche a livello economico che l'hanno portata poi a poter scrivere full time
e quindi no, attualmente, anche se ha in lista molte idee per dei young adult e cose più fantasy o paranormali, attualmente non ha in programma comunque di scriverli. Oh, I lost the comments again. No, I was doing so well. Scusate, ho di nuovo perso i commenti, scusatemi. Oh, here's an interesting question. Cosa ne pensi della tua traduttrice? What do you think about your translator? Your Italian translator? That translator. um, I've really had a great experience working with Queen and Chiara. I hope I'm pronouncing that right. Oh, it's Chiara, but that's okay. Yeah, okay. But yeah, she's wow, just makes the process really easy, and I feel, you know, really confident and comfortable releasing my work with Queen. So it's been great. Yeah, I'm so glad about it, you know. Ha detto, è stata molto carina, ha detto che si sta trovando benissimo con la Queen, che la facciamo sentire sempre presente, sempre, insomma, piena di attenzioni e a suo agio, quindi stiamo facendo un buon lavoro, il che, insomma, non è da poco. Um, oh, secondo te in futuro potremmo avere un film su Ricks and Riders? You okay? No, I don't know whether I froze or you froze, but I couldn't hear what you were saying. Okay, so do you think there will be a movie about Ricks and Riders? I would love for there to be a movie. Sadly, I think very unlikely there will be. But it would be brilliant, you know, to see any of your stories come to life in that way, whether it's series, TV, or movie. So we can all dream, and maybe if we, you know, pester Netflix enough. Yeah, why not? Ovviamente le piacerebbe moltissimo che ci fosse un film sui Ricks and Riders. Pensa che sia un sogno impossibile ovviamente da realizzare, ma dice che a qualsiasi autore piacerebbe poter vedere il suo sogno trasformato in realtà. Questa è una domanda interessante. Quale tua collega autrice consigli a chi ama il genere romance new adult? So is there another author you can recommend people who love new adults or college romance? Yeah, I can recommend loads. Right. My knowledge of who is translated into Italian is limited. Yeah, of course. But authors like Tijan and Al Kennedy, who else is that? I've got a very good author friend called Tracy Lorraine. Her books are only available in English, but she writes a lot of similar, you know, kind of football romance. Another author is Siobhan Davis. Again, I don't think she's got any translations yet. But I mean, if you kind of go onto my Amazon page and it gives you those like band of authors across the bottom on your page to like, you know, Yeah. they all write, you know, a lot of sports romance or kind of angsty new adult stuff. Right. Well, Quindi ci sono tantissime autrici ovviamente che lei consiglierebbe, ma non tutte sono state tradotte in italiano. Se però vi interessa saperlo, ora lei mi ha fatto una lista di nomi che mi sono già in parte dimenticata, ma fortunatamente sono tutte scritte nella sua pagina di Amazon, perché la pagina di Amazon, se andate sul suo profilo, nella parte in basso vedete che ci sono le persone che lei raccomanda. Scusate, non sono sicura che questo si dica in italiano, ma sto iniziando a confondere italiano e inglese. Quindi persone che lei consiglia, ecco, consiglia era la parola giusta, quindi potete trovare lì tutte le informazioni. So, I'll go through the last like few questions. Is that okay? Just leggerò solo un altro paio di domande perché abbiamo finito la nostra mezz'ora. Quindi oh, that's interesting. Qua chiedono se il finale di Verona Legacy sarà migliore di quello originale. Però non ve lo possiamo spoilerare, però dirò che lo faccio comunque la domanda alla Cotton. The Verona Legacy ending
Is it going to be better than the original one? You'll have to read it to find out. Right? Yeah, dovete leggerlo. È l'unico modo per poter scoprire qual è il finale. Mi dispiace, non vi possiamo dire niente. Quando uscirà l'ultimo libro in Italia? In che senso l'ultimo libro in Italia? Quello dei Rickson Riders? Quello dei Rickson Riders uscirà a novembre. Someone asked when is your last Italian book going to be published, but I'm not really sure what I mean by it, so I don't know. Ok, concluderei con questa domanda. Quale tra tutti i finali che hai dato alle tue storie è quello che ti piace di più? Mi sembra un buon modo per concludere. Between all of your stories, and this is the last question. So, between all of your books, which is the ending you loved the most? Oh my goodness. Yeah, that's a difficult one. Probably, it's probably at the minute, it's probably either the end game, which obviously hasn't released yet, just because it was go back to their world and kind of give them a more final ending than the three separate books. Right. Yeah. And then also a series called Wicked Bay, which I just released the epilogue for that as well, and that wrapped up 8 books. So it was nice to go back to those worlds and kind of give everybody another, a little glimpse into the future and kind of tie it up nicely with a bow, really. It was nice to revisit. Yeah. Quindi attualmente i 2 finali che ha preferito sono in realtà gli ultimi 2 libri che lei ha scritto. L'ultimo è l'ultimo libro di una saga di 8 libri di Wicked Bay. Invece l'altro, appunto, come dicevamo, è il finale di Il mio traguardo sei tu, quindi il finale dei Rickson Riders, perché ovviamente è riuscita a dare un finale più completo a tutte e 3 le coppie, e quindi ovviamente questo le è piaciuto molto, è il suo preferito per il momento. Quindi io termino qui la diretta. Ringrazio tantissimo tutti quelli che hanno partecipato e il vincitore dell'estrazione del volume del Principe di Cuori verrà contattato in direct, quindi controllate i messaggi. E grazie tantissimo a tutti. Io ora mi sposto in inglese così ringrazio anche Lien. So I'm going to finish here. And thank you so much for being with us. It was really lovely to finally meeting you, in person, kind of. And I'm sorry again for my English. I know it's terrible, and I have no idea how many mistakes I've done. Really sorry. And so thank you so much, and I hope we will do it again one day, maybe. Yeah. We'll see. Yeah? Okay. So thank you so much. Brilliant. Thank you. Yeah. Bye. Bye. Ciao a tutti, grazie mille. Ciao.